Benvenuti nella cucina di Chicca Love. Oggi prepariamo la torta all'acqua in padella senza nickel. Ci vogliono pochi ingredienti, è facile da preparare, un pochino di attenzione in cottura, ma ha un buon sapore. La potete usare anche come una base pan di Spagna quando non volete utilizzare il forno. E ci vuole acqua, farina, olio di riso, succo e scorza di limone, zucchero a velo e se volete dello zenzero oppure un po' di sciroppo d'acero di agave o succo per insaporire a seconda di come la volete fare. Oggi facciamo la versione semplice. Partiamo dalla farina. Setacciamo la farina. Sono 250 g di farina a cui andremo ad aggiungere 150 g di zucchero a velo. Lo zucchero a velo, un pizzico di zenzero. Nel brick dove abbiamo l'acqua, 250 ml di acqua, aggiungiamo 40 ml di olio di riso, il succo e la scorza di mezzo limone o anche di un limone intero, come preferite. Intanto che prepariamo la nostra torta, ho messo a scaldare una padella su un fornello piccolo, ricoperto da vari strati di carta forno. Questa carta forno servirà per contenere la nostra torta, per farla cuocere e non far attaccare. Più strati mettete, meglio è, così si evita di bruciare il fondo della torta, che spesso con questa torta, se non si sta attenti ai tempi di cottura, può cadere, soprattutto se si alza troppo la fiamma. La fiamma deve essere molto bassa. Spremiamo il limone, usiamo sempre un colino in modo da filtrare i semi. Mescoliamo l'emulsione, dopodiché la versiamo dentro le nostre polveri e mescoliamo con una frusta elettrica per farlo sciogliere bene. Infine aggiungiamo un cucchiaio abbondante di cremor tartaro e bicarbonato di sodio, io l'avevo già pronto. Il nostro impasto è pronto, ora lo trasferiamo nella padella. A questo punto apriamo la padella e velocemente versiamo il nostro composto. Rimettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Tempi di cottura almeno 30-40 minuti il primo lato, ma dovete tenere la fiamma bassa e dovete controllare, piano piano si gonfierà fino a quando la superficie dovrà diventare tutta comunque completamente cotta, perché poi dovremmo rigirare la torta come si fa con una frittata. Metteremo un altro strato di carta forno sopra a coprire con un altro coperchio e gireremo la torta, però per fare questo passaggio la torta sopra deve essere cotta, altrimenti rischiamo che si attacca e si rovina la superficie. È arrivato il momento di girare la nostra torta. Solleviamo il coperchio e con l'aiuto di un altro coperchio che abbiamo ricoperto di carta forno giriamo la nostra torta. Spostiamo la torta. A questo punto la richiudiamo e la facciamo andare per altri 20 minuti più o meno. Ok, ora la facciamo cuocere per un altri 20 minuti, sempre a fuoco bassissimo.
per far colorare e completare bene la cottura, perché se facciamo da un lato solo rischiamo che poi sulla superficie la torta possa rimanere cruda. Diffidate da chi vi dice che questa torta si cuoce in poco tempo. La prima volta che ho visto la ricetta di una torta all'acqua in padella diceva 15 minuti da un lato la base principale e 5 minuti poi una volta rigirata esce cruda. Non c'è storia, comunque ha bisogno di tempo la torta in padella. Io sono arrivata addirittura a volte a farla cuocere per un'ora e mezza a fuoco molto molto basso, però facendo così non ho avuto problemi che il fondo della torta si bruciasse come può spesso accadere. Sono passati altri 20 minuti e ora andiamo a controllare la torta, sperando che sia cotta. Mi sono già preparata a fianco una griglia dove far raffreddare la torta. L'ultimo dettaglio della torta è fatto. Vi ricordo che la torta vegan in padella è senza nickel, senza uova, senza burro, senza latticini, quindi senza proteine del latte, light perché ha solo 40 ml di olio di riso e se volete potete anche ridurre lo zucchero a velo da 150 a 120 grammi. Se la ricetta vi è piaciuta ricordate di mettere un like e iscrivetevi al canale. Mi trovate anche su Facebook con le ricette di Chicca Love e le ricette di Chicca Love Community, il gruppo, anche su Instagram e YouTube. Grazie e alla prossima ricetta!